Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state oggi? Ci approcciamo a fare le previsioni settimanali del nostro divino maschile e divino femminile, rispettivamente consacrati il nostro lui-lei, ossia quelle energie che devono cooperare all'interno di noi affinché possiamo realizzare il capolavoro della nostra vita. Come diceva Platone, l'uomo deve ritornare ad essere sferico, come era l'origine dei tempi, l'androgenia, ossia maschile e femminile insieme che cooperano per una realtà degna della maestria e della divinità che lo incarna. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io oggi parto subito perché vi ho fatto un bel compendio nel video Magia Pratica proprio per dare una visione diversa della realtà che fondamentalmente è tutto quello che vi ho fatto sempre studiare, però in una prospettiva più bella, meno analitica e più poetica. E quindi io invito a studiare tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi, le mie playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere, per andare a creare proprio il capolavoro di vita che siete destinati a realizzare, affinché possiate fermare i venti del karma e iniziare la creazione consapevole. Come diceva Gesù, dovete nascere una seconda volta, dovete nascere due volte. La prima volta è quando subiamo il karma, perché il karma è necessario subirlo all'inizio. E poi quando ti risvegli dal sonno dell'inconsapevolezza e quindi della mancanza di fede nell'invisibile, allora lì inizi a operare veramente delle realtà straordinarie. Quindi, ragazze mie, ragazzi, allora, settimana che va dal 3 al 9 giugno con questa luna nuova del 6, allora ogni luna nuova è foriera di grandi cambiamenti, della semina dei grandi cambiamenti. Allora lasciamoci inondare da questa luna nuova con l'auspicio e la determinazione ad andare incontro alla bellezza che ci incarna. Iniziamo a vedere i nostri lati più oscuri come i più grandi doni, perché nell'oscurità, in ciò che non si vede, che si cela l'anima, e in tutto ciò che ha a che fare con la bellezza è l'anima che la detiene. I vostri regni, il regno degli inferi, che non è con l'accezione negativa regno degli inferi, è laddove si celano i vostri più grandi tesori. E quindi attraverso le emozioni che vi arrivano quotidianamente potete accedere a quel regno e recuperare i grandi tesori che appartengono per diritto divino alla vostra essenza, alla vostra maestria. Quindi, con questo augurio, scusatemi, questi sbalzi di temperatura. Allora, andiamo a vedere quali sono le energie maschili e le energie femminili. Io leggerò le energie e poi vedete voi dove vi ritrovate. Sono energie che coesistono dentro di noi, eh? Il femminile è l'intuizione, il maschile è l'azione. La parte che si vede, il femminile è l'intuizione, la parte che non si vede, però quella che ti genera grande entusiasmo e felicità. Il femminile che dobbiamo andare a ritrovare è quel femminile che ti fa essere creativa, creativo. La creazione della realtà consapevole ha a che fare con la creatività. Al bando la mente razionale che predilige il calcolo, l'analisi, che non ha niente di poetico, non ha niente di bellezza. Invece quando tu crei significa utilizzare l'intuizione, allora sei in contatto col divino. Quando non usi l'intuizione, non ti arriva l'intuizione, o meglio, per meglio dire, quando non sei in contatto con il sé, con la tua anima, allora fai affidamento alla mente, al calcolo, all'analisi. Ecco, quando state calcolando, state analizzando il vantaggio, svantaggio, è tutto a che fare con la mente razionale. Non vi dà pagamento duraturo, va bene? La creatività, l'intuizione sì. Ok, detto questo, andiamo a vedere subito energie maschili ed energie femminili. Allora, partiamo con l'energia maschile. Qual è, scusatemi, l'energia attuale del maschile nei confronti del femminile? Energia attuale del maschile nei confronti del femminile.
energia attuale del maschile nei confronti del femminile, energia attuale del maschile nei confronti del femminile. Gli amanti. Qua abbiamo un maschile che si trova a fare attualmente una scelta d'amore, ha un'energia bellissima nei confronti di un femminile o di un'altra persona che ha l'energia femminile, può essere anche un uomo che ha l'energia femminile e quindi parlo del femminile in tal senso. Qua c'è un maschile che si trova a fare una scelta d'amore, ha molto amore verso una lei, verso il suo femminile. Cos'è il maschile che ha molto amore verso il femminile? La parte nostra razionale che si acclimata, si va ad acclimatare all'amore profondo della parte intuitiva. Le nostre azioni sono attualmente in sintonia con la nostra parte intuitiva. E quindi nella realtà 3D, perché si legge a più livelli il nostro lui-lei, no? C'è un maschile che vuole fare una scelta d'amore importante verso una persona, verso una lei. Ok. Andiamo a vedere quali sono i pensieri. Poi siamo nella tappa del gemelli e quindi gli amanti sono il gemelli, giugno gemelli, quindi questo è proprio il tempo in cui le scelte che vengono fatte sono guidate dall'intuizione, dalla fede. Le azioni che vengono fatte sono guidate dalla fede. Quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei? 5 di spade, ci può essere o no contact o ci può essere un po' di tensione e lui vuole fare una scelta d'amore nei confronti di lei. Ci può essere, il 5 di spade mi parla di una persona che o sta un po' sulla difensiva a livello di pensieri o ha conflitti mentali, un po' di autosabotaggio anche mentale, sta pensando molto piuttosto che fare l'azione che gli detta la sua anima, no, di cuore, pensa molto, sovranalizza, un po' di mentale accelerato. Quindi qua ci può essere o no contact o un po' di rancore del maschile nei confronti del femminile, oppure proprio c'è silenzio, il mentale del maschile va. Ok. Sì, Re di Spade. Sta cercando di analizzare con la mente per chiarirsi le idee. Vuole fare una scelta d'amore nei confronti di una persona e sta cercando di chiarirsi le idee, che sono un po' confuse, un po' di tensione. Ok. Vediamo un po' qual è. Cosa prova lui per lei? O cosa ha nel cuore il maschile nei confronti del femminile? Cosa ha nel cuore il maschile? Cosa ha nel cuore il maschile? Il Papa. Allora, qua questa settimana c'è un maschile che vuole prendere seriamente una persona, molto seriamente. Il Papa nel cuore mi sta parlando con gli amanti, una persona che vuole prendere veramente seriamente un'altra persona. Ha le idee chiare, il Papa mi parla anche di una fortissima connessione spirituale che lui sente per lei, fortissima connessione spirituale che esula ogni tipo di gabbia mentale. 3 di denari. Qua c'è un lui che vuole fare dei progetti insieme a una lei in questa settimana, però non capisco perché, poi lo andiamo a chiarire, c'è questa tensione mentale. O può darsi che lui abbia anche delle responsabilità di famiglia, vuole fare una scelta nei confronti di lei, ha delle responsabilità importanti che possono pesare sul cuore di natura familiare, però generalmente queste carte mi stanno dicendo che qua abbiamo un lui che vuole fare la scelta giusta, che ha a che fare con quello che il suo cuore chiama, con questa connessione spirituale, e va in tilt un po' il cervello. Poi lo chiariamo, vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei o rispetto alla situazione con lei. L'asso di bastoni, dare il passo. È proprio questa opportunità che vuole fare qualcosa di concreto, di serio, al blocco. L'asso di bastoni parla dell'opportunità, fare il passo, farsi avanti, la spinta vitale, il diavolo. È come se potrebbe avere delle responsabilità o delle questioni da risolvere prima e si frena un po'.
Questo è ciò che gravita nella parte interna, poi andiamo a vedere nei fatti cosa accade. Vediamo da questa parte. Allora, energia attuale del femminile nei confronti del maschile, energia attuale di lei, energia attuale di lei, la morte, un cambio, energia attuale di lei, un cambio nei confronti di lui, un cambio che porta dove? Regina di bastoni. Questo cambio, energia attuale di lei nei confronti di lui, questo cambio la fa sentire molto nel proprio potere personale, di avere le cose sotto controllo, che può fare come vuole, mi sta arrivando. Nei confronti dell'altro, nei confronti di un lui, nei confronti dell'altro, insomma. Energia attuale è un cambio. 7 di spade, asso di spade. La vedo nel potere, lei, come energia attuale. Vediamo i pensieri di lei nei confronti di lui. La torre, cambio, cambio. Qua è successo qualcosa. Allora, lei sta avendo un cambio, o la rottura di una relazione, o la rottura di una situazione, un cambio, tagliare con il passato, perché nella sua mente c'è un po' un subbuglio anche a lei. Sta pensando che vuole questo cambio, di fare questo cambio, di fare un cambio, o è arrivato un cambio inaspettato, tutto cambio, cambio, 5 di spade pure lei. O hanno litigato, c'è stata una rottura repentina, o c'è stato un cambio repentino. Vediamo cosa prova lei per lui, cosa ha nel cuore lei. 10 di bastoni, pesantezza. Allora, lei vuole un cambio rispetto a una situazione difficile che ci può essere con lui. Una situazione difficile che le crea pesantezza sul cuore. Ok. A cui lui possono essere impegnati, quindi lei ha questo, vuole tagliare con situazioni dove lei è la seconda, magari queste situazioni qui. Comunque lei vuole un cambio. Mi sta parlando che lei ha un po' in subbuglio, sia cuore che mente. E vuole fare questo cambio, sta cercando come fare questo cambio per avanzare, stare bene, avere una fioritura, sia per se stessa che con l'altro. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti di lui. Il diavolo pure qua, l'avevamo pure questa parte, Allora, qua ci sono situazioni egoiche, tossiche, che devono essere recise. Allora, è possibile che lei voglia iniziare ad amare un po' più se stessa e quindi a non considerarsi più alla mercé del proprio ego, e quindi questo ego che le ha fatto mercanteggiare amore dall'altra parte, le ha fatto comprendere diciamo una situazione karmica che ha al blocco. Questa situazione karmica che ha al blocco, concernente la relazione con l'altro, ha a che fare con tutte le condizioni di manipolazione che la sua mente razionale o il suo ego le ha fatto vivere nella relazione con l'altro. E quindi prendere tutto da una forma razionale, prendere tutto come con la paura. Sì, diciamo che qua sta avvenendo un subbuglio, un cambio relativo a una condizione karmica egoica. Terze persone o comunque l'approccio negativo a quello che accade. Quindi quello che lei sta vivendo è un cambio radicale rispetto all'approccio negativo che il suo ego le ha fatto fare con le situazioni che si è trovata a vivere. Vuole fare un cambio radicale perché approcciando con il suo ego, cioè con la sua parte razionale, 10 di bastoni, si fa fatica ad andare avanti, non si va da nessuna parte. E quindi la morte mi dice voglio un cambio. Ok. Andiamo a vedere adesso da questa parte, abbiamo visto la parte interna, tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. Allora, abbiamo visto da questa parte, abbiamo visto questa parte anche dall'altra, lì la parte interna, no? Andiamo a vedere nella pratica, quindi, quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana, le intenzioni del maschile nei confronti del femminile. Il mago, il bagatto, di avere un'opportunità, di parlarle, il passo che non riusciva a dare stava qui, a livello interno, però questa settimana mi dicono che nelle intenzioni farà il bagatto, cioè farà il mago. Chi è il mago?
colui che ha tutti gli strumenti per manifestare qualsiasi cosa, si sente in grado di manifestare qualsiasi cosa con la lei, va bene? Quindi qua vuole fare una scelta di grande spessore, mettendo al bando l'arrovellamento mentale e dare il passo. Ok, quindi vediamo un po' quali sono le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana. Il 2 di bastoni. Il 2 di bastoni mi parla di un lui che osserva prima di agire, vuole dare il passo, vuole fare tutto, però c'è un po' di tensione, quindi è come se ci pensasse. Nelle azioni il 2 di bastoni mi parla che sta programmando, progettando di dare il passo affinché si possa concretizzare qualcosa di importante con il Papa. Non mi dicono che fa un passo enorme in questa settimana, seppur le intenzioni sono quelle. Però poi le andiamo a chiarire. Vedi, il diavolo vuole ottenere a tutti i costi un'opportunità con una lei e sta pensando come fare per farla bene. Vediamo qual è l'energia finale di lui nei confronti di lei. 7 di coppe, ci sta pensando, sta immaginando, può essere un po' confuso su come fare tutto quello che vuole con il mago rispetto a una lei. Poi lo andiamo a chiarire comunque. Regina di bastoni, qua c'è lei, una persona che lo attrae in modo irrefrenabile. Qua c'è l'imperatore, vuole tutto sotto controllo questa persona qui, questo maschile. Vuole dominare, vuole fare le cose fatte bene, non vuole sentirsi dire no. Questo vedo un maschile determinato a non farsi dire no e per fare questo preferisce aspettare magari un po' di giorni piuttosto che fare delle cose azzardate che non sortiscono poi il risultato sperato. Ok, vediamo da questa parte. Allora, quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana? Le intenzioni, ripeto, qua abbiamo visto la parte interna, no? Lei vuole eludere un karma, con il quale karma non si va da nessuna parte, 10 di bastoni, e c'ha la mente in tilt, ok? Come vi ho detto nel video magia iniziatica, come utilizzare le emozioni che sono dei a favore della creazione consapevole della tua realtà, le emozioni hanno lo scopo di creare, quando le senti tutte, abbandono, tristezza, frustrazione, tradimento, hanno lo scopo di creare una crepa nella mente. La mente deve essere prefigurata come una diga. Più crepe crei sentendo tutta l'emozione, più la diga si rompe. La diga è la mente che ti fa sentire estraneo rispetto all'infinito, rispetto al sé, all'anima, al tutto. Che succede qua? Nella mente c'è la torre, che è proprio quello che abbiamo detto nel video magia pratica, ossia la crepa del fulmine significa che il femminile sentirà tutte le emozioni proprio praticando la magia pratica che vi ho detto in quel video. Mi stanno già dicendo che tantissime di voi faranno questa pratica, facendo cosa? Per eludere il karma relativo alla sfiducia nelle emozioni. Ok? Andiamo a vedere quindi, al netto di questo, le intenzioni del femminile nei confronti del maschile quali sono in questa settimana? L'imperatore, sistemare le cose. Sistemare le cose. Le intenzioni del femminile nei confronti del maschile, o comunque possiamo anche leggerlo, le intenzioni della parte intuitiva della tua anima rispetto alla parte visibile nelle tue azioni, sono quelle di sistemare le cose. Come le sistemi? Sentendo l'emozione, creando la crepa, spaccando la diga e portare ordine, il vero ordine che è quello della tua anima. Nelle azioni lei vuole portare ordine. Qua abbiamo l'imperatore e l'8 di denari. Io ti dico che molte di lei nel fare questo processo si dedicheranno molto al loro lavoro, alle cose che hanno a che fare in questa settimana riguardo il lavoro, le responsabilità. Quindi più che a un lui, cioè come lavorano sulla relazione con l'altro, facendo il lavoro che ti ho detto e dedicandosi con ordine in più aree della loro vita che hanno necessità della loro attenzione. Ok, comprensive anche dell'amore. Vediamo quali sono, ma soprattutto di prendere le redini di una situazione che ha a che fare con la loro vita emozionale, che poi si rifà anche nella vita pratica. Quali sono le azioni che il femminile lei farà nei confronti di lui in questa settimana? La regina di bastoni ha tutto sotto controllo. Lei sa di avere il potere nelle mani in questa settimana con lui. Sa di avere il potere nelle mani. La regina di bastoni significa che lei farà le cose che le conviene e che le piacciono, che hanno a che fare con tutto il lavoro che sta facendo interno.
farà tutto quello che vuole nei confronti di lui. La legge dei bastoni nelle azioni mi dice che si fa come dico io. E l'otto di denari mi parla del fatto che, sì, di nuovo l'otto di denari, lei metterà tanto sforzo e impegno nel suo potere personale che ha a che fare col lavoro sulle emozioni. Molti di lei vogliono ristabilire una connessione con un lui, ma lo fanno dal loro punto di vista. E qua vedo tantissime energie femminili che fanno il lavoro sulle emozioni che vi ho descritto su Magia Pratica e sentirete un potere inesauribile, qualcosa che non avete mai sperimentato prima, che ha a che fare proprio con la regina dei bastoni nelle tue azioni, cioè mi sento veramente in potere, grazie alla distruzione della diga. Cos'altro? Energia finale di lei nei confronti di lui? Asso di spade, lei le parlerà con questa veste. Io vedo che c'è un femminile potentissimo. Perché un femminile potentissimo? Perché è in contatto con quelle emozioni lì, tutto il lavoro che vi ho messo in magia pratica. E quindi io qua vedo un femminile che parla al maschile dall'alto della sua posizione di potere. Potere che ha a che fare con il vero potere, non il potere egoico che sta al blocco. Il vero potere, come vi ho detto nel video magia pratica, la consapevolezza del potere spirituale ti dà il potere su tutte le cose. La consapevolezza che la distruzione della diga ha a che fare con il tuo potere spirituale ti dà il potere su tutte le cose. Quindi io vedo una lei potentissima in questa settimana, che mette ordine in più aree della sua vita. Lavoro, denaro, relazioni, perché è in contatto con le sue emozioni, perché si è resa conto che tutte le cose che ha fatto dominate dall'ego, che sta al blocco, mente razionale, non portano da nessuna parte. Nel cuore il 10 di bastoni non avanza, il cuore è pesante, dominato dall'ego. Cosa fa? È in contatto con le proprie emozioni, taglia le dinamiche dell'ego, nella mente la mente si spacca e lei è nel pieno potere. Guardate che roba qua, guardate, mamma mia, wow. E guarda il 6 di bastoni, pieno successo, esito in più aree dove non c'è ordine, perché nelle sue intenzioni è mettere ordine su più aree, mi spiego? Mamma mia come stanno! Bellissimo! Adesso ci andiamo a chiarire tutto, però ragazzi mi devo andare a mangiare un biscottino, aspettate un attimo. Allora ragazze mie, mangiato il biscottino, rifocillata. Vediamo, andiamo a chiarirci l'energia maschile. Vediamo, allora, gli amanti, energia attuale del maschile nei confronti del femminile, di lui nei confronti di lei. Qua c'è un lui che vuole tutto. Il suo cuore gli dice che ha integrato una lezione spirituale importante ed è pronto a prendersi delle responsabilità che hanno a che fare con la creazione consapevole della propria realtà. Tant'è che non è soltanto un ambito, no? Un ambito amoroso, è una scelta del cuore che ha a che fare con più ambiti, 7 di coppe, va bene? Anche qual è la persona che rispecchia la sua integrazione spirituale, chi è la persona che si, per esempio se c'è un maschile da questa parte che sta corteggiando una persona o sta notando una persona, qualcuno, ok? Il suo cuore gli detta di andare da una persona in particolare che ha una connessione spirituale con lui. E quindi come devo fare? 7 di coppe, 2 di bastoni, no? Un po' di wow, ok, con questo mago qui, ok. Vediamo un po' gli amanti, energia attuale del maschile, e non vuole farsi prendere però da un impulso, no, ok? Vuole fare le cose fatte bene, il mago, il papa. Allora, energia attuale del maschile nei confronti del femminile con gli amanti. Sette di denari, sta attendendo, c'è un'attesa. C'è un'attesa, nel momento presente c'è un'attesa. Infatti, vediamo il 5 di spade. Perché il 5 di spade? I pensieri di lui nei confronti di lei. Perché il 5 di spade? Il carro, perché vuole avanzare, forse c'è una distanza, non vuole farlo d'impulso, vuole fare le cose fatte bene. Forse c'è una distanza geografica, sta attendendo, distanza geografica per lavoro, per alcuni maschili. E quindi sono impegnati su più fronti, vogliono realizzare bene più fronti. Mi dice che il maschile vuole avanzare e nella testa c'ha un po' di lío, si dice in spagnolo, un po' di confusione. Voglio andare, come faccio? Voglio fare, come faccio? Voglio creare, come faccio?
Vediamo un po', vedi il 3 di bastoni mi parla, voglio dare il passo, come faccio? Ci può essere una distanza tra di loro, geografica o fisica, ok, che poi è la stessa cosa. Vediamo il Papa nel cuore, cosa prova lui per lei. Il 3 di denari di nuovo, ragazzi, mi era uscito anche nel sottomazzo, nel fondomazzo del Papa prima. Allora, qua c'è un lui chiaramente che vuole un impegno serio. Il suo cuore gli dice collabora, collabora con la lei, collabora, gli dice il suo cuore. Come faccio, gli dice la mente? Aspetto, non voglio fare azioni di impulso. E asso di bastoni a blocco. Asso di bastoni al blocco. Il 10 di bastoni. Vorrebbe agire d'impulso, ma questa cosa non può farla. Il 10 bastoni mi parla di una pesantezza che si porta addosso, di una pesantezza relativa a queste conflittualità mentali, relative agli ambiti descritti. Cioè, voglio fare d'impulso, ma questa cosa mi pesa fare le cose d'impulso perché non voglio sbagliare. O ci sono situazioni pesanti relative a delle responsabilità lavorative o altro, forse di casa, di famiglia, 4 di bastoni, o voglio un incontro, però ci sono responsabilità che mi tengono un po' distante, o voglio maggiore stabilità, voglio una casa, voglio costruire una casa, ci sono responsabilità che mi tengono un po' distante. Ok, vediamo le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana con il mago. Il mago, quando le carte si ripetono, vogliono evidenziare il fatto che vuole manifestare tutto, vuole manifestare un'opportunità, un inizio, il nuovo. Il mago, come gli amanti, è la tappa del gemelli, è la tappa di giugno. Mm? Quindi in questo mese, mi dicono, si faranno queste cose. Ok? Il mago, manifesto, manifesto, quello che ti ho detto qua. Non agisco l'impulso, voglio farlo concretamente. Vediamo un po' le azioni che farà in questa settimana, 2 di bastoni. La regina di spade. Qua c'è un po' di tensione tra lui e lei e lui sta pensando come eludere tale tensione. Può essere anche che una persona è separata e vuole un'altra persona e quindi sta sistemando le cose con questa persona in questi giorni. Oppure qua vuole fare la scelta giusta nei confronti di una donna, può essere Acquario, Gemelli, Bilancia, sta progettando qualcosa, vuole progettare qualcosa, oppure vuole fare la scelta giusta, sta progettando, programmando qualcosa rispetto a una donna che parla chiaro, rispetto a una donna che può stare anche un po' sulla difensiva, che gli fa lo scanner. Vediamo, vedi 8 di bastoni, vuole parlare bene con questa donna che la reputa una donna che di un certo spessore, di un certo tipo, come parli ti ribatto subito, ok? Quindi è una donna di un certo tipo. E vediamo alla fine l'energia finale di lui col 7 di coppe, 10 di spade, 9 di bastoni e asso di bastoni che eravamo al blocco. Alla fine fa azioni mettendosi alle spalle una certa resistenza, una tappa difficile o un no contact e comunica, asso di bastoni. Comunica quello che ti ho detto di un certo spessore. L'asso di bastoni l'avevamo al blocco, quindi dai il passo, fa l'impulso. Ok, vediamo da questa parte. Allora, energia attuale di lei nei confronti di lui con la morte. Energia attuale di lei nei confronti di lui. Energia attuale di lei nei confronti di lui con la morte. 3 di bastoni, apertura di cammino, un nuovo cammino, lei nei confronti di lui. Mi parla anche di una distanza che ci può essere attualmente, o di un'attesa, però comunque il 3 di bastoni parla di un'apertura di cammino in virtù del fatto che vuole un cambio con lui o con la relazione con l'altro, che ha a che fare con le dinamiche descritte prima, no? Farsi guidare dall'emozione piuttosto che dalla mente razionale, dall'ego, ok.
Quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui? I pensieri di lei nei confronti di lui con la torre? I pensieri di lei nei confronti di lui? Vedi la regina di spade? Qua c'è stato un litigio o una tensione o una separazione. Lei sta cercando di chiarirsi le idee per cosa dire a lui, come approcciarsi a lui, sta cercando di chiarirsi le idee da una rottura che c'è, o che c'è stata, o che è in corso, o che ci può essere. Qua c'è l'imperatore, vedi qua vedo c'è tensione tra un lui e una lei, è successo qualcosa per divergenze di opinioni, caratteri differenti. Sta cercando lei di chiarirsi le idee. Vediamo cosa prova lei per lui. 10 di bastoni. E qua c'è amore, 10 di coppe. Qua c'è amore oppure la voglia di condividere l'interezza dell'amore, no? 10 di coppe è proprio la famiglia intera, è tutto. Guarda, asso di coppe. Qua abbiamo una lei determinata e consapevole a mettere da parte l'ego e la mente razionale che non crea assolutamente per il bene della propria anima, e lo farà in questa settimana. Vediamo il diavolo al blocco, la stella al blocco. La stella al blocco mi parla di fede, di speranza, di fiducia. Qua c'è una mente razionale che le fa perdere la fiducia e la speranza. Speranza, sapete che a me non mi piace come parola, no? Che significa è una fede inattiva. E qua c'è un ego, una mente razionale che ogni tanto le fa perdere la speranza, lo diciamo per intenderci, le fa perdere la fede, le fa perdere forze psicofisiche, e quindi le vuole ribaltare tutto questo, avere la mente chiara con la spada qui della regina di spade, e creare una crepa nella mente, più crepe possibili, affinché possa connettersi, spaccare la diga e connettersi con il sé. E quindi che è l'unica soluzione possibile. Vediamo le intenzioni di lei nei confronti di lui con l'imperatore. Le intenzioni di lei. 2 di denari. Mi parla di una lei che può essere occupata nel sistemare più fronti in questa settimana, oltre a lui, oltre a un'altra persona, insomma. Qua abbiamo un re di coppe. Molte di lei avranno un nuovo inizio con una persona nuova, mettendosi alle spalle la reminiscenza di un passato difficile con un'altra persona, con altre relazioni a cui stavano pensando. Hanno le idee chiare per andare incontro a un nuovo interesse in questa settimana, e lo faranno da un nuovo approccio, magari nasce con una bella amicizia. Vediamo un po' la regina di bastoni. Le azioni di lei nei confronti di lui con la regina di bastoni. Le azioni di lei nei confronti di lui con la regina di bastoni. La temperanza. Io, guarda, vedo un'energia bellissima di lei che porta guarigione, e la regina di bastoni è colei che ha le cose sotto controllo da un punto di vista però animico, non più egoico. Vedo che lei parlerà a lui in modo molto sereno dall'alto del suo potere, cioè si fa come dico io, ma non si fa come dico io da un punto di vista egoico, da un punto di vista dell'equilibrio, della pace, riconciliazione. Vedo lei che si apre, che parla, che porta pace, guarigione, e, sapendo di essere molto amata da lui, o sentirsi attratta, sentire che lui è molto attratto da lei. Asso di spade, energia finale di lei nei confronti di lui, che vuole fare questa chiarezza come energia finale. Cioè, che succede qua? Quando tu ti metti in contatto con le tue emozioni, inizi a spaccare sempre di più la diga con le crepe, grazie all'emozione che ti arriva facendola fluire. Che cosa succede quando spacchi le dighe del mentale? Che si accende la Kundalini. La Kundalini inizia a salire nei vari chakra. Abbiamo la regina di bastoni che parla proprio di Kundalini. L'energia della Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale, che non è a carattere sessuale inteso sotto forma di genitalità, no? A livello proprio di genitali, genitalità. No, l'energia Kundalini a carattere, energia nervosa a carattere sessuale, è un'energia che ti fa avere le situazioni, ti fa creare delle situazioni in conformità della tua vera essenza. Quando la Kundalini è bloccata ti fa creare da una base mentale, l'ego al blocco finalmente, cioè
L'ego qua lo stai spazzando via la mente razionale. Quando tu crei sulla base della mente razionale l'ego, crei, crei situazioni che ti danno penuria emozionale. Quando crei invece dalla base della tua energia Kundalini, energia nervosa a carattere sessuale, tu crei sulla base della bellezza, della poesia. Io vedo che lei qua crea, avendo questa energia creativa dentro di sé, e parlerà, farà conversazioni, discorsi bellissimi proprio di natura creativa, e sarà creativa lei, ecco. Energia finale dell'asso di spade, e questa cosa si riversa su altri ambiti, non solo nella relazione con l'altro. L'asso di spade, energia finale di lei nei confronti di lui, energia finale di lei nei confronti di lui, asso di spade, asso di bastoni, anche lei, vedi, energia creativa, 2 di bastoni, apertura di cammino, e il 4 di denari. Allora qua io vedo che lei parlerà chiaro, io vedo che qua c'è comunicazione, parlare chiaro, apertura di cammino. Il 4 di denari mi dice che lo fa mantenendo i suoi spazi, lo fa mantenendo i suoi tempi, cioè si fa come dico io. Mettiamone 2 altre. Il 9 di denari, non avevo dubbi, e il diavolo. Allora, qua lei porta la mente razionale al servizio della sua anima. L'ego l'avevamo al blocco, qua l'abbiamo come raggiungimento di traguardi economici in questa settimana per lei, o di traguardi lavorativi. Questo le conferisce molta autostima e molta forza in se stessa, tant'è che con l'altro comunica, parlano, è come se fosse, dà tante speranze all'altro, che però se la fa con i suoi tempi, mi spiego? Quindi vedo una lei molto in potere, perché? Perché ha schiacciato l'ego, la mente razionale, la porta al servizio. Io vedo che qua c'è una riprogrammazione totale dell'inconscio da questa parte. Cosa voglio dire con questo? Alcuni di lei non vogliono lasciare andare via una persona con il 4 di denari e il diavolo, però al tempo stesso non lo fanno da una prospettiva egoica. Sanno che, essendo in contatto con le loro emozioni, loro conquistano l'altro veramente. E allora fanno una prova con loro stesse e dicono al bando ogni tipo di controllo, non voglio avere il controllo, però non ti voglio lasciare andare, ma lo faccio da una prospettiva più alta. So che non so che è come dire, sto cercando di trovare le parole esatte. Allora, ci sono delle lei che conquisteranno lui o che conquistano lui, non lo vogliono lasciare andare, ma lo fanno da una prospettiva animica e non egoica. Cosa voglio dire con questo? Qualsiasi cosa succede, so che tu sei il riflesso del mio sé superiore. Tu sei il mio avatar, il mio amante celeste che si incarna in te, si è incarnato in te, che ti ho davanti in questo momento. Quindi tutto ciò che tu mi rimandi a livello di emozioni, io le lascio fluire affinché la crepa sia fatta nella mia mente, e so che così io conquisto il Dio, conquisto il potere che l'emozione mi vuole dare, e quindi io non voglio lasciare andare assolutamente 4 i denari, l'emozione che tu mi dai, ma la voglio far lavorare all'interno di me, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica, e voglio creare la spaccatura nella diga affinché io possa essere in contatto con il mio sé, il mio amante celeste. E in questo modo io riesco a vivermi anche la relazione con te, chiunque tu sia, in modo autentico, selvaggio e naturale. Regina di bastoni, la temperanza. Wow, mamma mia, ragazze mie. Per le ragazze nuove, guardatevi bene Magia Pratica, il video, e il video intitolato Sei innamorata? Sei mai impazzito per amore? Guardatevelo a memoria, perché questo è il risultato di quello che farete in questa settimana, sentendovi come mai vi siete sentite nella vita. Inizierete a sperimentare veramente questa Kundalini che si accende dentro di voi, perché la Kundalini si accende essendo in contatto con il Dio, con l'emozione che l'altra persona ti scatena, o a livello di persona proprio in carne ed osso, a livello del pensiero di quella persona. Wow, ragazze mie. Allora, ragazzi, allora, io adesso faccio un esperimento. Voglio vedere con le carte dei Sephirion
qual è il blocco su cui lavoriamo in questa settimana tra l'asso di bastoni qua e il diavolo qua. Ok, allora ci mettiamo, vediamo a che punto stiamo, vediamo il collettivo a che punto sta. Allora ci mettiamo le tre carte, uno è il regno gregorico, non fa male il regno gregorico, regno dell'ombra, regno della chiara luce. Questo Evangelion ce lo mettiamo dopo. Vediamo che carta salta fuori. Vediamo. Allora, questo ce lo spostiamo qua, i nostri oracoli lui lei. Allora, vediamo un po'. Allora, per quanto riguarda il blocco sul quale lavoriamo, il blocco karmico sul quale lavoriamo, uscendo da indenni in questa settimana, dell'asso di bastoni sul maschile, del diavolo sul femminile. Come vedete, diavolo e asso di bastoni hanno a che fare con gli istinti più bassi, no? Vedendoli da un livello di coscienza inferiore sono istinti più bassi, vedendoli da un livello di coscienza superiore è la Kundalini che dai chakra più bassi va ai chakra più alti, va al quarto chakra. E quindi andiamo a vedere, prima di dire altro. Allora, su che cosa lavoriamo in questa settimana? Il blocco dell'asso di bastoni e del diavolo. Asso di bastoni e diavolo. Qual è la carta corrispondente al blocco di questa settimana? Così lo possiamo rintracciare e lavorarci su ed eluderlo. Qual è il blocco sul quale lavoriamo in questa settimana? Se è blocco, dipende dalla carta. Il regno della chiara luce, e quindi non è un blocco. Cioè, per meglio dire, abbiamo fatto tanta strada. Il regno della chiara luce è l'adempimento del karma. Vediamo di che adempimento si tratta. Ma si vedeva anche qua che comunque viene risolto, perché sapete, l'energia femminile e maschile, la parte femminile coesiste in ogni uomo e in ogni donna, e vediamo qua che il pieno potere il femminile ce l'ha. Vediamo allora a che carta corrisponde il regno della chiara luce. Eccola. Ah, beh, la compassione, l'accoglienza, hai potere, usalo bene, giusta impresa. Qui abbiamo una donna, la figura di una donna, proprio ti ho detto appena finito di dire che il femminile ha molto potere, e dice hai potere, appunto. Usalo bene, giusta impresa, compassione, accoglienza. Quindi il blocco karmico che noi andiamo a eludere in questa settimana ha a che fare con la compassione e l'accoglienza. Accoglienza dell'altro in qualità di emozioni, come ti ho detto qua. Lei non manda via l'emozione che l'altro gli dà, ma la fa penetrare in essa e la porta a far spaccare la diga della mente. Quindi di conseguenza qua lei accoglie chiunque, che tu sia uomo o donna, è il tuo femminile che accoglie l'emozione, come vi ho spiegato nel video, ma già pratica, proprio quella pratica lì, fino all'inverosimile, fino a farsi scoppiare la mente. Tant'è che la vedi come forza alla fine, non è più una ferita, non è più un'energia, è solo energia, è solo forza. Allora tu accogli quello che la tua mente razionale, l'ego al blocco, giudica negativo, in qualità di dea dell'abbandono, dea della frustrazione, dea della tristezza, dea del tradimento, dea del fallimento, dea tutte queste dee, o Dio, come li volete chiamare. Quindi il karma viene eluso accogliendo tutte la carta della chiara luce mi dice che già è fatto questo percorso, va bene? Lo dovete solo mettere in pratica in questa settimana, avete già gli strumenti, perché non mi è uscito il regno brutto e gregorico o questo di intermedio, che comunque è già un buon regno. Mi è uscito direttamente la risoluzione, quindi ti dice accogli, questa è la settimana in cui il principio karmico ti dice accogli, il tuo karma ti dice hai gli strumenti adesso per accogliermi, il tuo karma ti dice fallo, va bene? E vediamo che qua lo fa, perché il femminile, il potere del femminile è proprio quello di accogliere l'emozione senza giudicarla. Riguardatevi il video magia pratica senza giudicarla, ok? E adesso voglio andare a vedere
Voglio andare a vedere adesso con quale, prima di tutto voglio mettere una dea e poi l'attitudine sciamanica. Qual è la dea di riferimento in questa compassione e accoglienza in questa settimana? La dea di riferimento qual è? La dea di riferimento qual è? La luna, wow, beh, non poteva uscire carta migliore, abbiamo pure la luna nuova, il 6 giugno, quindi cos'è la luna? Quello che vi dico sempre, la luna ha a che fare con la tua anima, l'anima è la luna, l'anima è... I tesori nascosti sono custoditi nella tua anima e non si vedono. Allora tu devi scendere nelle tue profondità attraverso la penetrazione delle emozioni e lasciarti inglobare dalle stesse. Quella stessa emozione che un dio, una dea, ti darà lo strumento affinché tu possa guadagnarti il favore del dio. Ti dice in questi giorni di luna nuova si attiveranno queste emozioni e si attiverà anche la possibilità del potere che è in te. Perché dico possibilità? Perché c'è un karma per ognuna di voi. Allora lasciatevi penetrare da questa emozione, in questa luna nuova, qualunque essa sia, accogliete l'emozione e lasciate che faccia il suo corso. Questo vi darà, eccolo qui, il potere. Ok. La luna mi parla del femminile, delle intuizioni. Fatto questo lavoro ti daranno le intuizioni e la parte creativa si manifesterà. Ok. La luna mi può parlare a seconda dei livelli di coscienza in cui ci troviamo, di momenti di deficit emozionale, perché è il tuo ego che ti tira giù dicendoti l'emozione del fallimento, della tristezza, della rabbia, non la devi sentire, non la devi sentire. No! E quello è l'iperazionalismo che ti dice così. La mente razionale che sta al blocco. Ecco perché perdi le speranze, perdi la fede. Ma tu la fede la devi avere nelle profondità, la fede la devi avere nel buio. Psiche, la storia di amore è psiche per ritrovare amore ha fede nel buio dell'inconsapevolezza. Ecco perché alla fine poi ritrova amore. L'amore perduto che poi non ha mai perduto. Ricordate, ciò che non si vede è la realtà. Ciò che si vede è una piccolissima parte di ciò che non si vede. E la luna, l'anima, non si vede. Quindi fede, la speranza che sta al blocco, la stella, fede totale in ciò che non si vede. Il Dio, la Dea, accogli, 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 accogli. Ok. Andiamo a vedere adesso cosa dirà lui a lei in questa settimana con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto all'info box in iscrizione. Allora, la fiamma cristica che arde in lui, con i miei oracoli lui-lei che sono proprio impeccabili in questo, la fiamma cristica che arde in lui, cosa le dirà a lei? Cosa dirà a lei? Mi fai perdere il controllo. Non a caso avevamo l'impulso che voleva agire subito, no? L'asso di bastoni che poi lo paleserà. Ok, mi fai perdere il controllo. Ma infatti lo vedevamo qua, un lui determinato e pazzo di una lei e vuole fare le cose fatte bene. Ok. Cos'altro dirà lui a lei? Sono uno stupido. E qua c'è una richiesta anche di scuse. Sono uno stupido, ha a che fare con il fatto che lui si dà conto di aver integrato delle lezioni spirituali inerenti alla connessione, si dà conto che la sua mente lo arrovella, vuole manifestare qualcosa di grande. Sono uno stupido rispetto alle manipolazioni dell'ego, manipolazioni del mentale. C'è una richiesta di scuse qua, tant'è che qua avevamo anche la regina di spade, no? Colei che sta un po' sulla difensiva, aspetta che cosa dice l'altro e ha le idee chiare. Cos'altro dirà profondamente lui a lei con quel papa sul cuore? Non ci posso credere.
Cosa dirà lui a lei profondamente col Papa sul cuore? Vuoi sposarmi? Che vi ho detto io? Che qua la cosa è molto importante, è molto seria qua la cosa in questa settimana. E non vuole fare azioni di impulso, ma l'impulso gli verrà dato dopo che avrà analizzato tutto e si farà avanti. Allora, questo vuoi sposarmi relativo a un femminile, che il maschile vuole sposare il suo femminile interno. Mi spiego? Il maschile si prostra al femminile suo interno. La parte razionale dice vuoi sposarmi, è la parte intuitiva? La parte razionale, che è la parte... Dovete sapere che nel cristianesimo di ogni religione, come vi ho detto anche nell'intro delle previsioni settimanali, c'è la parte esoterica di ogni religione. La parte esoterica è quella che conosciamo tutti, l'esoterica è quella che era per risposta solo agli iniziati. Come nel buddismo, anche nel cristianesimo c'è il cristianesimo esoterico, il buddismo esoterico, l'induismo esoterico, l'ebraismo esoterico, la Kabbala, ok. Nel cristianesimo esoterico il Cristo e la Sofia in greco significa conoscenza, erano uniti. Quindi l'amore e la conoscenza creavano insieme. Poi successe qualcosa e si divise il Cristo dalla Sofia. La Sofia, che è la conoscenza, ha iniziato a produrre l'ombra, cioè la conoscenza senza amore, crea le leggi, le norme, le credenze negative, perché sono leggi, norme e credenze create senza amore. Quindi la Sofia senza amore, la conoscenza senza amore crea qualcosa, crea l'ombra, crea l'oscurità. Allora qui anche amore e psiche, no? Nel mito amore e psiche, la psiche da sola, la mente sola, senza amore crea oscurità, ok. Allora qui cosa sta succedendo? Che il maschile, cioè la parte della razionalità, diciamo, la conoscenza sulla base, la conoscenza, diciamo, il razionale, chiamiamolo conoscenza per mettere, per equiparare le due, per fare la similitudine. Il razionale è la conoscenza. Il razionale chiede all'intuitivo, cioè amore, vuoi sposarmi? Cristo si allea alla Sofia, l'amore si allea alla conoscenza. E solo in questo modo si può creare una realtà magica, bellissima e di successo. Wow, mamma mia ragazze, che stesa ragazzi, wow wow wow, ok. E adesso voglio mettere l'approccio sciamanico. L'approccio sciamanico qual è? Vediamo un po', allora questa mettiamo qua. Questa stanno cadendo, due pupazzetti. Allora, l'approccio sciamanico. Voglio vedere lui nei confronti di lei in questa settimana. Lui nei confronti di lei in questa settimana. Qual è l'approccio sciamanico? La spirale, una nuova tappa vuole aprire con lei. La spirale, la vita è una spirale, no? Che cosa vuol dire? Che a ogni gradino ci sono cose simili su livelli di coscienza differenti. Lui vuole aprire una nuova tappa, non vuole ripetere altri cicli che non hanno a che fare con il matrimonio mistico, cioè non vuole avere più cicli che hanno a che fare con disarmonie mentali. Una nuova tappa vuole aprire. Qual è l'approccio sciamanico di lei nei confronti di lui in questa settimana? Il coyote. Ah! Lei farà degli scherzi a lui con il coyote, eh? Il coyote dovete sapere che è lì, il coyote è l'imbroglione sacro. Ciò vuol dire che lei farà a lui degli scherzi, tra virgolette. Cosa vuol dire degli scherzi? Se lo gioca. Se lo giocherà però partendo da una concezione diversa. Per esempio, ti ho detto che qua si fa come dice lei, no? Lei parla con lui, ma al tempo stesso lo fa con i suoi tempi. È come se lancia la pietra e toglie la mano, un po' così farà lei con lui, se lo giocherà un po'. E lui gli dice: mi fai perdere il controllo. Diciamo che qua ci sono delle lei che faranno uscire pazzi di lui, facendo dei giochi di potere, però un potere che ha a che fare con
non con l'ego, ragazze, tanto, e ragazzi, lo sperimenterete in questa settimana quello che vi voglio dire. È un potere spirituale. Il potere spirituale non ha giudizio, non si conforma alla morale in cui siamo invischiati. Il potere spirituale va al di là del giudizio. Lei fa quello che vuole in questa settimana. Perché? Come dice la grande legge, ama e fa ciò che vuoi. Lei ama, va bene, e fa quello che vuole, secondo quello che vuole lei. Quindi lei se lo gioca un po', gli farà un po' di scherzi, diciamo, e lo manda di matto, ce lo fa uscire pazzo, diciamo, questo è il senso, eh? Sì. Beh, ci sarà da divertirsi allora questa settimana, eh? Guarda, sotto abbiamo la luna. Io secondo me lei farà cose che prima parla, bellissima, così li fa credere, le fa intendere, poi sparisce e questo va di matto. Un po' così, eh? La vedo questa settimana. Lei ha un grande potere in questa settimana, si allea con la luna, con la sua anima. E questa è proprio, ragazze mie, ragazzi, la settimana in cui vi viene chiesto, ci viene chiesto di allearci alla luna. La luna è l'anima. Ci viene chiesto di allearci con Ade, il signore degli inferi. Quando inferi si intende il luogo dove sono nascosti i nostri più grandi tesori. Ci viene chiesto proprio questo in questa settimana, ok? Siccome qua mi sta avvenendo la curiosità che lei lo fa uscire di pazzo, di matto a questo qua, voglio andare a vedere, voglio andare a vedere qual è l'archetipo di lui, visto che lo fa uscire pazzo. Siccome lei farà uscire pazzo lui in questa settimana, con questi giochetti che fa, vediamo un po'. Vediamo un po', qual è l'archetipo di lui che esce pazzo in questa settimana? L'avvocato, molti di lui sono avvocato e ti ispira a ponere in pratica la tua compassione. Guardate, sai che cosa mi viene a me? Che siccome lei lo fa uscire pazzo in questa settimana, questa cosa lo ispirerà a mettersi in contatto con la propria anima, la compassione. Praticherà la sua compassione, cosa vuol dire? Che accoglierà anche i gesti che farà lei che possono sembrare follia per lui. Lo accoglierà proprio perché c'è il Papa nel cuore. Che vuol dire? Sente la connessione spirituale con lei, quindi tutto ciò che fa lei va bene, perché è Dio che gliela manda. Cioè, vedo molto questo. Vediamo sul coyote lei con che archetipo gli fa questi scherzetti, vediamo. La damigella, ah beh, guardate come si parlano poi. Sì, si farà desiderare fino all'inverosimile, giocherà con lui, comprende la naturalezza del romanticismo sano, ti ispira a confidare in te stessa. Lei avrà molta fiducia in se stessa. E vedi il romanticismo sano, è anche questo che volevo dire. E farà questi giochi con lui, prima butta la pietra, poi toglie la mano, un po' così, e si divertirà molto, però lo fa da una prospettiva animica, col suo potere spirituale. E questo sta come un pazzo, fa un po', un po' così. E questo è proprio il frutto del grande lavoro interiore che viene fatto sulla base proprio della connessione con le proprie emozioni, come se il Dio ti dà il potere di sentirti fedele a te stessa, confida in te stessa e in te stesso, ok? Bellissimo, ragazzi miei ragazzi. Guarda, io non aggiungo altro perché abbiamo detto tanto, è stata una stesa emozionante, bellissima. Ne vedremo delle belle in questa settimana. Io vi ringrazio dal profondo dell'anima, non vi ho ringraziato all'inizio del video per tutte le donazioni che mi state facendo al canale. Grazie, grazie dal profondo dell'anima. Siamo una famiglia straordinaria. Io sono al servizio del collettivo e al vostro servizio e questo mi dà la gioia più grande della mia vita. E già, detto questo vi abbraccio profondamente ragazzi miei ragazzi, augurandovi una settimana magica, sciamanica, strepitosa e sorprendente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!